Va bene l'organizzazione mentre si cucina la pasta al parcheggio pubblico e si caricano i video rubando il segnale fuori. Quindi adesso dove si butta l'acqua per la pasta? Io sono pronto. Non avrei mica fatto troppo? Madonna, avanti, su. L'acqua. Tocca fare sempre tutto a me. Sì. Neanche i bicchieri. Quindi. Mi fai scuocere la pasta. Se era già apparecchiata non scuoceva. Siamo ripartiti da Vancouver e adesso il paesaggio si sta facendo molto più interessante, anche perché siamo su questa highway, su questa superstrada. Anche qui in Canada comunque sono sempre le strade gratuite per il momento, e questa è bellissima, infatti si chiama Sea to Sky Highway, nel senso dal mare al cielo, perché effettivamente abbiamo tutto sulla nostra sinistra, tutta la baia di Vancouver, tutte le varie isolette con una vegetazione stupenda, e a nostra destra montagne con la punta ancora innevate perché da poco sono stati chiusi gli impianti sciistici. Stiamo andando adesso in direzione di Whistler, quindi sempre salendo verso nord, e molti di voi, soprattutto gli appassionati, sapranno benissimo che questa destinazione Whistler è molto ambita per chi pratica diversi tipi di sport, tra cui downhill, mountain bike. Sono attrezzatissimi per questo tipo di attività. Ma anche snowboard, discesa libera. Sappiamo già dove andiamo a dormire? Assolutamente no, non ho la più pallida idea. Come dici te, il tuo agente in questo momento è proprio all'oscuro totale di dove andremo a passare la notte. Scusa, ma stiamo entrando all'ingresso del parcheggio di Walmart o un campground? È incredibile, c'è pieno di mezzi. Sicuramente sono tornati da Whistler perché sicuramente c'era qualche competition. I biciclettati, Questi van bianchi, dai, che sfigati. Tutti uguali sono. Sarà mica che è più. Mettiamoci di là, guarda che ci sono più mezzi. Sì, cioè, infatti. Da questa parte. Non fare la sociale, Esatto. dai, mettiti in mezzo al casino dove sono loro. Esatto. Customer parking only, noi siamo sempre customer di Walmart perché compriamo l'impossibile. Fondatori. Buongiorno amici, oggi da Squamish. Che posticino, che nome per questo posticino? Squamish, in British Columbia, in Canada. Siamo col nostro Cingon in un classicissimo parcheggio del Walmart, anche perché con questo tempo è piovuto tutta la notte. Addentrarci qui nelle foreste e negli sterrati mi fa una certa cosa. Vediamo un po'. Adesso andiamo a sentire la serie che programmi ha per stamattina, vediamo.
Buongiorno Cicci. Ciao. Com'è? All'umido. Infatti è giornatina così, mezza e mezza, No, mezza e mezza, è giornatina proprio brutta. Oggi bisogna trovarci delle occupazioni perché non si può andare in giro. Sa che andiamo a fare la lavanderia. Sarà allora, sono 2 mesi che non la facciamo. Ma sì, 2 mesi. Sono i soliti 10 giorni che passano da una lavanderia all'altra. Quindi ce n'è una qui vicino, andiamo a fare quella. Bene, allora, prima operazione del giorno, lavanderia. Andiamo a vedere com'è, perché se non mi ispira non la facciamo, aspettiamo una più bella. Come hai dormito Cicci? Abbastanzamente. Ok. Fino a una certa, sì. E poi come al solito c'è stato il vicino che infastidiva perché c'era un pick up con una cellula sopra e che ha acceso il motore probabilmente per riscaldarsi durante la notte e poi stamattina mezz'ora per riscaldare il motore e quindi così. Però vabbè. Ok. Anche questa notte al parcheggio di Walmart è andata. Laundromat. Vediamo un po', dov'è la lavanderia? Ah, The Spot Laundromat. Io però mi parcheggerei. Ci sono un sacco di parcheggi lì davanti. Sì, ho capito, però per il Cingon, cioè non è che siano così spettacoli. Allora, vedi se lì c'è dei cartelli, vedi cosa c'è scritto. Allora, tiriamo fuori il sacco. Ma ricordiamoci di mettere tutto, Io dico che sì, entriamo anche in quel parcheggio lì, ci mettiamo lì davanti, perché si riesce bene a fare manovra. Quindi entro io dal dollar rent, faccio manovra e tranquillo. Ci sono si vedono nuove le lavatrici? Sì, si vedono nuove. Ok, sì, sembrano abbastanza nuove, direi di sì. Perfetto, ne faccio sempre 2, una colori e una bianca e nero e una bianca. Dietro quel van a noleggio c'era una scritta che diceva: i primi 5 giorni dopo il fine settimana sono i più duri della settimana. Prima pausa pranzo, poi cascate? Sì. Siri, cosa passa al convento? Non so, guarda. Non lo sa. Ti serve il muschio per il presepe? Quando poi rifarò il presepe, però guarda che bell'effetto con la luce del sole. Sì. Bello questo ponticello coperto, però, Bellissimo. Come arrivo alle cascate. Forte. Ma com'è possibile che nel bel mezzo di un sentiero nel bosco per le cascate ci passi una ferrovia?
Senti, ma se mai portato in un posto a vedere delle cascate dove c'è uno strapiombo di 850 metri, vuoi rimanere vedova, te lo so, vai. C'è il punto transennato, non è che ti devi mettere sul ciglio e fare l'ultimo selfie. Adesso vediamo, perché sai. Che rumore che fanno, devono essere belle alte. Sembra 70 metri. Sì, quindi. Guarda, dopo il buco qui in mezzo. Bello, andiamo a vedere. Anche il sole, così almeno Yeah. avrò sicuramente dei colori più... Wow! Spettacolissimissimo! Ed ecco qua alle mie spalle le Brandywine Falls in British Columbia, proprio prima di arrivare a Whistler, un 5-6 km prima di arrivare a Whistler. Bello, Senti, tra l'altro c'è scritto che c'è anche il ponte per il bungee jumping, ci andiamo? Pensavo fosse il ponte di Baracca. Dai! Andiamo a fare il bungee jump. Ti volevo dire però, siccome te dici che ti interrogo sempre, ti interrogo anche oggi? No, perché te prima leggi le cose e poi fai vedere che tu le sapevi già. Perché io studio. Ma perché tu c'hai la connessione internet che sul mio telefono non c'è. No. Sì. Io leggo il milepost, è diverso. Allora, l'interrogazione di oggi è: e quello là davanti che lago è? Tic tac, tic tac. Lago tic. Lesser. È buona. Lago Daisy. Alla seconda, lago Daisy. Allora ste cascatelle, se? Come cascatella? Cascata pazzesca, altro che cascatella. Vabbè, 70 metri, Vabbè, non è però, che siano... siccome Cioè quelle di così... stamattina erano 335. Sì, però quelle che hanno il salto così dritto sì, bella, fanno sì, molta è più vero. impressione di è no, più quelle scenico, sì. che vengono lungo la roccia. È vero, belle quindi, Brandywine, Il canyon così scavato in mezzo. molto bello. E che poi, dove andrà? chissà, vediamo se c'è qualche altro punto panoramico. Però mi devo fermare qua. C'è il pulisci fango dalle scarpe. Vediamo. Ti vogliamo salutare sotto la scritta di Whistler. Listening to the things I say, I've been thinking about how I let you down. Remember when I told you I thought that everything was gonna be okay. Siamo arrivati a Whistler e pazzesco, cioè fuori dai locali così c'è la gente che ci lascia gli snowboard e gli sci e c'è la gente che gira qua per il paese con gli scarponi ai piedi. E la sera che era alla guida si sta preparando e adesso andiamo a fare 2 passi per Whistler. Non andiamo a sciare? Se vuoi domani mattina possiamo anche, Dovessi dire. Sa che siamo un po' fuori luogo noi anziani, perché qui i ragazzi sono tutti con mountain bike belle infangate, con tutte le protezioni ancora addosso, si vede che hanno appena finito, o l'altra metà con lo snowboard in spalla che sono appena scesi dagli impianti ancora aperti a fine maggio. Quindi non so cosa ci facciamo noi qua. Senti all'altezza? All'altezzissima. Andiamo.
è palesemente una località, una destinazione da giovanissimi, perché in giro l'età media è 25 anni al massimo proprio. Però andiamo a vedere se anche noi possiamo fare qualche attività, magari un po' meno estrema, trekking, qualche bella escursione domani, vediamo un po'. Comunque questa delle bici così è proprio una malattia mondiale ormai. Vi faccio notare che ci sono in giro per strada i compressori e i ragazzi con le bici si fermano, e tutti i tools lì, tutti i ferri per aggiustare le bici a disposizione di tutti in giro per la strada. Un altro pianeta qua. Pazzesco, veramente. E dietro di me potete vedere i cerchi olimpici delle Olimpiadi invernali del 2010. Non ci credo, l'orso. Ale c'è l'orso. Non ci credo, l'orso, non ci credo. Devo prendere la macchina fotografica, dai, fai il video te. Senti, posso fare un disclaimer, una precisazione? Parla a bassa voce perché magari mi sente l'orso. Riguarda le immagini che vedrete che abbiamo fatto poco fa, perdonateci se magari non sono così nitide, così chiare o magari un pochino mosse, ma tra la coincidenza dell'avvistamento dell'orso, l'emozione, il fatto che avevamo solo il telefono dietro e il fatto che comunque sono già le 9:30 di sera, magari non saranno immagini top, ma sicuramente rendono bene l'idea dell'avvistamento. Ale, c'è l'orso lì nel fosso, dai! No, va su dall'altro lato. Lo dice il cartello che gli orsi vivono in questa zona. Per la prima volta l'abbiamo visto. Madonna ragazzi. Sente già il profumo del nostro salmone sul furgone. Commenti a caldo. È gigante. Ogni tanto ci guarda. Fai anche video. Eravamo venuti semplicemente a fare una passeggiata qui nel lago e abbiamo avuto questo incontro ravvicinato.
Gli ho già mandato un messaggio alla Lia che ci ha detto andate lì, è facile che li vedete, passano sempre sui binari. Boom! Si vede che è l'ora di cena. Vabbè, adesso il problema è che dobbiamo andare a cena. Sì, andiamo. Il problema è che abbiamo salmone da cena. Il problema è che, vabbè, Johnny qui avrà già mangiato abbastanza. Ma guarda, Si siede lì. una bella grattata. Questa è epica sulle rotaie, è epica. Stava facendo la cacca. Vede che la giacca nera. Io per non sbagliare, questa notte tiro fuori la mia arma segreta. Esatto, segretissima. Segretissima. E vediamo se ha il coraggio di avvicinarsi. Buongiornissimo! Oggi risveglio alla grande. Ma soprattutto ieri sera questo posto ci ha accolto nella migliore delle maniere. Orso a bombazza. Adesso stamattina, oh, ecco cosa mi dimenticavo. Ta-da! Pronto all'uso. Ok, e qui è dove ieri sera appena arrivati abbiamo fatto l'avvistamento e noi abbiamo dormito esattamente qua, a 2 passi. Dove ti ho portato? Ma meno male, grazie per avermi portato qua. Chi ce l'ha detto? Ce l'ha detto la nostra amica Lia che abita qui a Whistler. Alla fine stamattina non l'abbiamo più rivisto, l'orsetto, che era lo stesso di ieri sera. L'orsetto, l'orsacchiotto di peluche. Peccato che non l'abbiamo visto. Sere, ti volevo chiedere una cosa. Tu la sai la differenza? Come si fa a riconoscere un grizzly da un orso nero dalla loro cacca? Ma non vado a guardare la cacca degli orsi. Però c'è un modo tu ieri l'hai filmata quando sì, l'ha fatta sulla ferrovia. Esatto. Quindi la differenza fra la cacca del grizzly e la cacca dell'orso nero è che la cacca del grizzly è piena di queste campanelle che hai comprato te. Sì. Perché ora se la mangiano la mia campanella, vuol dire? No, si mangiano il turista con la campanella perché la campanella non serve a niente. No, serve perché si spaventa e corre via alle gambe levate. La leggenda narra, Un'altra tappa intermedia che quasi ci stavamo dimenticando. Esatto. Però abbiamo trovato il cartello sulla strada e ci fermiamo qui a vedere le cascate Nairn. Sei operativa, Sere?
1,5 chilometri, cioè. 1,5 chilometri ad andare, 1,5 chilometri a tornare, e poi sicuramente sarà più lunga, come al Ho solito. capito, però una passeggiata a prova di anziani, dai. A prova di ale, vuoi dire? Su, andiamo. Dai, andiamo, via. Vediamo qua se la distanza è stata misurata bene o come nei parchi nazionali americani, che è sempre il doppio, Quindi hanno detto che per arrivare a queste cascate era 1,5 chilometri dalla partenza del sentiero. Vediamo, vediamo. Certo che qua ci starebbe da Dio un rafting esagerato, Che mi aspettavi alla cima? Ovvio, in vetta. Quindi alle mie spalle le cascate Nairn, Nairn, che come posso vedere qua su un cartellone che adesso poi andrò a leggere, sono state formate nell'era glaciale da un vulcano, da un'eruzione. Wow! E l'immagine che schianto i tronchi lì. Quindi una giornata bella piena che ci ha portato a stare in giro fino adesso, che sono quasi le 7 di sera, però mancano quanto? 18 km solo per arrivare al lago dove abbiamo intenzione di dormire, se ce lo permettono. Esatto, dove speriamo di poter trovare un angolino. Ci sono anche un po' di tracce di neve qui a bordo strada. Stiamo salendo in quota e inizia anche a piovere col sole.